Buongiorno amici, vi avevo detto che avrei fatto una seconda puntata sul T-Rex. Beh, mi sa che ne faccio tre, perché questo orologio mi sta regalando veramente delle belle soddisfazioni. Fermo restando che nella terza puntata parlerò appunto dei confronti delle rilevazioni, quindi confronterò con un Garmin piuttosto che con altri smartwatch di altre marche, per vedere se ci saranno delle variazioni sui dati rilevati. Sto parlando di ossigenazione, battito e quant'altro. Documentandomi un po' e facendo dei piccoli confronti, vi posso già dire che delle piccole variazioni ci sono, ma a mio avviso del tutto trascurabili. Quindi vi sto già spoilerando che probabilmente questo smartwatch sarà il mio smartwatch definitivo. Nella prima puntata vi avevo presentato un pochino le caratteristiche generali. Una cosa importante non vi ho detto: non ha l'NFC, quindi banalmente non si può pagare con l'orologio, e questo forse ve l'avevo detto, non si può rispondere alle chiamate e ai messaggi, se non con dei messaggi prestabiliti che comunque sono modificabili direttamente da app. Lasciatemi dire, per un Best Buy come questo, ripeto, 229 euro, io tra l'altro l'ho comprato su Amazon con 30 euro di sconto, perché su questa serie stanno facendo a spot delle offerte, quindi io l'ho pagato 199 euro. Lasciatemi dire, difficile pretendere di più. Nel frattempo ho voluto comunque fare un video, diciamo, da intermezzo tra la prima e la seconda parte, quindi perché io questo giocattolino mi sta regalando delle belle soddisfazioni. Innanzitutto partendo dal quadrante. Come vedete io ho già fatto una personalizzazione, ho messo un bel quadrante a pallettoni. Sono appassionato anche di orologi classici, quindi questo mi ricorda diciamo alcune marche blasonate che hanno appunto sul loro quadrante dei pallettoni. Potete vedere che qui io non mi sono fatto mancare niente, ho l'indicazione del giorno, dei passi, la mia rilevazione del battito cardiaco e vabbè, è data, mese, e diciamo dati un pochino più classici. La figata è che, come potete vedere in questo caso ho delle notifiche. La figata è che ha un touchscreen veramente reattivo. Ehm, volevo rendervi partecipe di questo, perché ripeto, il costo c'è, ma è del tutto allineato. La grafica è accattivante, il display è assolutamente reattivo. Una cosa che mi piace molto è il fatto che si possa, al di là del comando touch, comandare direttamente coi pulsanti. E come potete vedere qui c'è un'infinità di scelta, quindi dalla frequenza cardiaca, l'ossigenazione e quant'altro, e tutto si può fare con i tasti. Quindi quello che io vado a fare manualmente sul touchscreen lo vado a fare con i tasti. Vedete che c'è up and down, quindi sopra, sotto per gli italiani come me. Con questo c'è la selezione, e con questo invece si torna a quello che è, diciamo, lasciatemi dire, il quadrante iniziale. Posso dirvi che con un uso abbastanza intenso si possono fare una decina di giorni. Intenso significa attività fisica, GPS collegato e quant'altro. Un'altra peculiarità è l'applicazione, la ZEP, che è fatta molto bene. Adesso una cosa molto importante che è stata implementata con l'ultimo aggiornamento è la possibilità di importare quelle che sono le mappe in formato GPX, quindi un grandissimo passo avanti per poter pianificare quelli che sono i percorsi. Mi sono già dilungato troppo, scusate la spot che ho fatto, però è veramente, io 60 grammi, 47 millimetri, praticamente
indistruttibile, cassa in polimeri, diciamo, chiamiamola volgarmente plastica, ma un particolare tipo di plastica indistruttibile. Allora, se dovessi dirvi l'unica cosa che mi lascia un pochino perplesso sono queste fibbiettine, peraltro fatte molto bene, ma ho la sensazione che mi abbandoneranno presto, soprattutto la seconda. Io che ho un polsino abbastanza piccolo, diciamo quasi da donna. Però, ecco, come dicevo nel primo video, sono convinto che si possa cambiare il cinturino, si possa cambiare solo la fibbiettina, quindi nulla di trascendentale. Ok, non vi tedio oltre quello che vi ho un pochino detto, magari faccio una panoramica su quello che è l'applicazione, giusto per darvi due indicazioni, ma vi rimando alla terza parte della prova per vedere un attimino in maniera inconfutabile se questo è un orologio da comprare o meno. Io già adesso vi dico di sì, poi vedremo, insomma, dai, chi vivrà vedrà. Io vi ringrazio, vi rimando, come ho già detto, alla prossima puntata. Mi raccomando, mettetemi un like alla vostra destra, quindi destra, qui. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale per nuove recensioni. Nei commenti aspetto i vostri dubbi, perplessità, trovate, consigli, quello che volete. Vi aspetto e aiutatemi a crescere, cresciamo insieme. Un saluto a tutti dallo Testo. Ciao ciao!